Buongiorno a tutti, sono Anna Chiara Mele e sono una Tagesmutter, vale a dire una mamma di giorno. Io e le mie colleghe gestiamo dei nidi famiglia nei nostri appartamenti e accudiamo fino a 5 bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Quindi diciamo che ci occupiamo di una fascia d'età molto particolare. La riflessione che mi è stato chiesto di fare in realtà è un po' la sintesi di quello che ho potuto vedere sia parlando appunto con le famiglie dei bimbi che vengono nel mio nido, sia con le mie colleghe. Quello di cui ci siamo resi conto è che in realtà ehm, per troppo tempo abbiamo abbandonato i nostri bambini, affidando la loro educazione alla televisione, al computer, ad internet. In realtà questo periodo ai bambini è servito molto per imparare a conoscere i propri genitori, che magari fino a un po' di tempo fa erano troppo impegnati per dedicare loro del tempo, per fare delle cose che sicuramente prima non avrebbero fatto. Di contro però c'è che in loro è cresciuta un po' di ansia, sicuramente uscendo da questa situazione, riprendendo comunque quella che è una vita pseudo normale, un po' i bimbi ne stanno risentendo. Quindi diciamo che la riflessione su quello che sta succedendo e sul futuro è proprio questo, cioè che cosa effettivamente stiamo dando ai nostri bambini come pilastri e come pietre miliari di quella che poi sarà la loro vita in generale, non soltanto nell'età, nella fascia comunque, ecco, 03-06, ma che cosa effettivamente gli stiamo lasciando per consentire loro di essere degli adulti forti, in grado di affrontare comunque la vita e le difficoltà che essa porterà in maniera sana e a testa alta. Vi ringrazio, una buona giornata. Il Covid è una questione di genere perché lo fai lavorando, stando a casa, online e con i figli attorno. Quindi il tuo lavoro si triplica, quadruplica e la paga se ce l'hai è sempre la solita. Che cos'è stato il coronavirus? Beh, il coronavirus ci ha fatto ripiegare su noi stessi in un certo senso, come ci ha rinchiuso nelle nostre case, ci ha rinchiuso un po' anche dentro le stanze più buie delle nostre anime e delle nostre relazioni familiari. Penso che ne porteremo le conseguenze a lungo, ma credo anche che ci abbia fatto tirare fuori delle energie positive per creare e inventare soluzioni nuove, un po' come tutti i momenti di crisi portano l'uomo a trovare delle idee rivoluzionarie. Il tempo del Covid per una giovane donna lavoratrice precaria è stato un punto di pensiero non indifferente per il futuro, la preoccupazione appunto di non riuscire ad emergere sul posto di lavoro per chiaramente la perdita dei contatti con i propri referenti. La situazione di precarietà, diciamo, si è acuita durante il periodo del Covid, però allo stesso tempo mi ha permesso di comprendere nuovamente qual è il valore del tempo, il tempo che abbiamo a disposizione e quindi ho deciso di reagire a questa, diciamo, ansia procurata dal Covid e dalla persistente precarietà dei giovani lavoratori in smart working, quello di valorizzare questo tempo, il tempo impiegato appunto per riformarsi, ristudiare e rimettersi in gioco. Mi auguro che questo possa essere il momento di partenza per tutte noi, giovani lavoratrici. Benché ci sia stata tanta sofferenza, per me è stato un momento che ho vissuto bene. Mi ha permesso di stare insieme alla mia famiglia, a seguire i miei figli nella didattica a distanza e di fare una pausa che ritengo importante e anche se sarebbe stato meglio senza la pandemia. Sono una ragazza single, ho perso da poco i miei genitori e sono sola. Prima di perderli avevo intenzione di cambiare vita, ma il Covid mi ha trattenuto. Adesso spero tanto di poter ricominciare di nuovo, una vita come la facevo qui, anche se sono sola, però diversa. Vivere la mia vita che ho sempre sognato, mi auguro di poterla realizzare adesso. Il Covid cambia tutti, il modo di vivere, portando questa mascherina che dà un sacco di fastidio, però si deve portare, lavarsi le mani, fare attenzione, avere rispetto degli altri soprattutto, per se stesse e per gli altri. Rispetto, eh,
che vi devo dire? Auguri a tutti di poterlo superare questo Covid. Ciao, sono Tatiana, donna ucraina. Sto lavorando tanti anni in Italia, molto felice stata. Il 22 febbraio andata per vacanze per vedere i miei figli. Per questi maledetti virus, Covid-19, è stata bloccata tanti mesi a mio paese, senza sapere che cosa aspetta. Il governo non ne aiuta niente. Io volevo tornare, ho paura di perdere il lavoro, per un lavoro molto buono, signori. Però con tanti sforzi, con tanti problemi, già legato con ambasciata Italia-Ucraina, io tornata in Italia molto felice. Questo Covid veramente colpito, mi ha colpito. Ogni persona soffre e colpita da questi virus. E auguro che più veloce, più presto questo finisce e basta questi virus, questa paura, questa panica. Auguro a tutto il mondo guarisce e finisce questi virus. Anna, sono mamma di 2 bambini, uno di 15 anni, uno di 20. Anche per me il Covid ha causato disagi perché avevo una causa di separazione che purtroppo a causa di questo Covid è stata protratta. Avevo fissata la sentenza per marzo ed è stata prolungata a luglio, causandomi molti disagi. Un medico di medicina generale e ho vissuto il periodo del Covid e sto vivendo il periodo del post-Covid in maniera particolare. Durante il periodo del Covid, quindi nel periodo del lockdown, tante attività che noi medici di famiglia facciamo sono state temporaneamente sospese. Non siamo andati a trovare gli anziani nelle RSA, nelle case di cura, nelle loro abitazioni, e questo è stato un grave disagio sia per loro che per noi. Inoltre anche gli accessi negli ambulatori di medicina generale che avvenivano liberamente, ormai non è più possibile farlo perché l'accesso nell'ambulatorio avviene con un pre-triage per evitare di poter contaminare l'ambiente. Capite che dal punto di vista medico e anche dal punto di vista umano e generale l'ho vissuta molto male, mi ha sconvolto la mia attività di medico di medicina generale, che soprattutto è una medicina di umanizzazione. Non posso più stringere le mani ai miei pazienti, posso solo guardare negli occhi. E cosa farò dopo? Riorganizzerò la mia attività. Sono Federico, ho 20 anni e ho frequentato una scuola professionale di acconciatore ed estetica. Per me questo lockdown è stato molto difficile perché mi ha causato molti disagi. Non ho potuto fare lo stage, che per me è molto fondamentale perché appunto mi apre nuove strade, mi immette nel lavoro e mi dà la possibilità di stare a contatto con la gente. E ovviamente nel mio campo è molto importante questo. Spero che tutto questo finisca perché appunto vorrei tornare alla normalità, completare i miei studi e ovviamente si spera che vada tutto per il meglio. Salve a tutti, sono Sandra Burchi, ricercatrice a contratto dell'Università di Pisa in Scienze Sociali, e sul tema lavoro delle donne e Covid-19 vorrei dare un piccolo contributo sul tema del lavoro da casa. È un tema che mi sta molto a cuore, che ho studiato, soprattutto in relazione alle forme di lavoro precario. In epoca di precarietà diffusa, di lavori intellettuali
vissuti nella forma del lavoro indipendente, atipico, a contratto, la casa è tornata a essere per molti e soprattutto per molte luogo e spazio di lavoro. Con le misure emergenziali anti-Covid, il lavorare da casa, il cosiddetto lavoro agile o smart working, è diventato la normalità per molti lavoratori, anche subordinati, e moltissime lavoratrici. Questo ha portato la casa a essere un nuovo teatro di una sovrapposizione di lavori, lavoro domestico, lavoro di cura, lavoro professionale, che hanno dovuto trovare una diversa articolazione. Questo ovviamente è una grande occasione per ridistribuire questi lavori e quindi trovare una loro articolazione diversa sull'asse del genere, perché come è noto la maggior parte dei lavori non visti e non ufficiali sono stati svolti dalle donne, soprattutto, tutti gli studi ce lo dicono. Questa compresenza di lavori e questa convivenza forzata potrebbe essere l'occasione anche per ridistribuirli, per arrivare a una distribuzione più equa fra i generi e anche fra le generazioni. I dati, le ricerche non sembrano andare in quella direzione, sembra che ancora una volta siano le donne a prendere su di sé la maggior parte dei compiti e a sommare lavori professionali e lavori per la casa e per gli altri su di sé, ma l'occasione è aperta. Così come è aperta l'occasione per studiare e capire meglio questa modalità di lavoro, quella del lavoro agile, che permettendo di articolare diversamente la prestazione lavorativa, sia in termini di tempo che di spazio, potrebbe in effetti anche essere una misura che aiuta in termini di conciliazione, no? Una diversa articolazione di tempi di vita e tempi di lavoro, così come invece, essendo un lavoro che chiede di essere misurato e valutato sugli obiettivi e sui risultati, potrebbe invece rivelare nuove e inaspettate, ma neanche tanto, forme di sfruttamento. Quindi è necessario il lavoro di osservazione di noi scienziati sociali ed è necessario anche il lavoro di osservazione, di studio e di riscrittura, forse, dei giuslavoristi per arrivare a una definizione di lavoro agile che tenga presente i presupposti della legge, quella cioè, come cita l'articolo 1, di da una parte aumentare la produttività, da quell'altra anche facilitare la conciliazione vita-lavoro. Tutti questi obiettivi non sono assolutamente dati per scontato e la situazione emergenziale che stiamo vivendo potrebbe portare a una forma di responsabilizzazione dei singoli che sottostima le contraddizioni che apre. Invece questo lavoro arrivato in massa negli spazi domestici chiede di essere ripensato e di trovare una nuova formulazione. Ciao a tutti, sono Giovanna. Durante la pandemia da Covid-19 si è parlato ovviamente molto di salute, ma poco di salute mentale. Eppure il Covid è stato in modo beffardo molto egalitarista, perché non ha fatto differenziazioni da un punto di vista sociale. Le differenziazioni a livello sociale però si sono viste in diversi casi. A proposito appunto delle problematiche legate alla salute mentale, pensiamo a chi vive anche in uno spazio angusto rispetto a chi magari ha potuto giovare di spazi molto più ampi, di spazi aperti, e soprattutto pensiamo anche agli operatori sanitari e alla loro salute mentale. Questo è un aspetto che è rimasto negletto, perché loro in realtà è l'eredità di questo evento traumatico che hanno vissuto in maniera drammatica e direttamente a contatto con l'emergenza, quindi hanno visto il Covid da un punto di vista materiale, concreto, nel suo svolgimento anche quotidiano. Inoltre, sempre a proposito di salute mentale, pensiamo a chi è abituato a svolgere una professione intellettuale e quindi a lavorare chiuso nella propria stanza, a chi studia, a chi scrive, però l'isolamento volontario non è l'isolamento imposto, quindi il rischio è proprio quello di introiettare questa situazione di isolamento e soprattutto di normalizzare anche la situazione emergenziale. D'altro canto anche il lockdown è stato estremamente romanticizzato dai cori, dai balconi, rispetto appunto ai moniti, alle esortazioni che tutto poteva e doveva andare bene, ma le difficoltà legate a questa facciata sono state innumerevoli e le disuguaglianze sociali hanno appunto avuto il loro peso.
Pensiamo anche ai ragazzi che hanno eseguito la propria didattica a distanza. Si è dato per scontato e si è partiti dal presupposto che tutti avessero una connessione wifi, che tutti possedessero un tablet, cosa che invece, come sappiamo, non corrisponde assolutamente alla realtà concreta di molte famiglie che si sono invece ritrovati tutti affollati in uno spazio che appunto poteva essere anche piuttosto esiguo e svolgere anche i propri impegni lavorativi con tutte le difficoltà legate ai doveri genitoriali oltre che a quelli professionali. Siamo resi conto che i diritti fondamentali sono sacrificabili. Dobbiamo ricordarci però che i diritti fondamentali non sono mai negoziabili e che quindi proprio le disuguaglianze sociali ci devono, preparare mentalmente al fatto che il godimento sostanziale dei diritti fondamentali e gli ostacoli a questo godimento sostanziale non devono mai essere sottostimati e sottovalutati neanche in una situazione straordinaria. E il Covid è una questione di genere perché la mattina ti svegli e devi preparare la colazione, pensare alla DAD, seguire i figli nei compiti, giocare con i figli, pulire, poi pensare al pranzo, ripulire, rigiocare con i figli, fargli fare i compiti che le maestre hanno assegnato, pensare alla cena e di nuovo pulire, se ti entra anche lavorare. Tutto questo gratis, ovviamente. In questo modo noi siamo dei veri e propri moderni angeli del focolare. It starts with one thing, I don't know why.